Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Vergine, e le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia del secondo semestre 2026. Abbiamo la carta del mondo, amici della Vergine. Può essere un periodo dove arrivano finalmente i risultati per i quali avete lottato da lungo tempo. Potrebbe essere il compimento di un ciclo. Per qualcuno si potrebbe trattare anche del pensionamento o del prepensionamento. Ed è come il concludersi di un capitolo per far sì che ne inizi uno nuovo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personale con me mi può contattare via mail, e sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, link alla pagina web, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il secondo semestre 2026 per la Vergine. Partiamo con un 4 di pentacoli, una regina di denari, una regina di bastoni, 8 di coppe, il diavolo, abbiamo un 7 di pentacoli e la carta della stella. Qui rivedo un po' probabilmente l'obiettivo di questo mondo. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo il movimento energetico del periodo, poi andrò a fare i vari esempi per il denaro, gli autonomi, i dipendenti, vi dicendo. In un secondo momento andiamo a vedere una scansione temporale degli eventi, cioè di quello che vi dirò qua andremo a vedere quando potenzialmente potrebbe succedere. Tenete presente che questa è una di 4 letture per il secondo semestre del 2026, le altre 3 sono già online, una generale, una sulla crescita spirituale e una sull'amore e le relazioni, e le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. E vi ricordo anche che è attiva la promozione di luglio della lettura semestrale. Allora, la sensazione che ho in apertura è che potenzialmente è un periodo abbastanza positivo. Andiamo a vedere questo 4 di pentacoli che è spiegato da un 8 di coppe e da un re di pentacoli. Andiamo a vedere la regina. Sei di coppe. E matto. Allora, non vi sento male, come vi dicevo, però è anche vero che è come se non vi bastasse. Cioè, nel senso, siete piuttosto focalizzati nel costruire o un polmone finanziario o una certa stabilità economica. È come se non steste male, ma vorreste di più, voleste di più. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo il sole e un 9 di coppe. Sento una sorta di appagamento bello grande, amici della Vergine, nel prossimo semestre, sinceramente. C'è come questa espansione, questa prosperità, questa abbondanza, questa soddisfazione personale qui, eh? Andiamo a vedere l'8 di coppe.
7 di bastoni e 10 di spade. Io credo che l'8 di coppe ce l'avete 2 volte. Questo sia un semestre dove possiate effettivamente capire cosa puntare per riuscire a raggiungere questa stabilità economica che voi volete concretizzare o solidificare, come si dice, consolidare. Perché ripeto, non è che cioè, ho come questa sensazione, avete una buona posizione economica per quello che siete stati in grado di risparmiare, non che vi manchino gli ingressi, però potrebbero essere migliori. Ecco, questa è un po' la sensazione che ho. Andiamo a vedere il diavolo. Temperanza. Allora, questo diavolo mi può parlare di qualche cosa di illecito, di illegale. E 9 di spade potrebbero essere dei vizi che volete mantenere o dei debiti da saldare, che comunque ragazzi con la carta della temperanza sento che in realtà, cioè è più come se fosse solo un pensiero, il pensiero magari di ricadere in certe dinamiche, in certe questioni, più che il fatto che effettivamente possiate ricadere, perché comunque c'è la temperanza e mi parla di qualche cosa che è in via di guarigione, è in via di riequilibrio, e il diavolo è l'acqua santa, praticamente. Sento un po' come una specie di lotta, se vogliamo, tra il vostro diavoletto interno, il critico interiore, potrebbe essere l'ego, e quella che è la vostra anima, la vostra parte un po' più spirituale, qui che vediamo con la temperanza. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. 7 di pentacoli. E mondo. Allora, sento che vorreste chiudere con qualche capitolo, con qualche ciclo. Probabilmente perché l'8 di coppe è una carta di spostamento. Può anche essere che qualcuno di voi se ne voglia andare dal lavoro che sta facendo, si voglia allontanare dalla situazione economica che ha, perché effettivamente, vi ho detto, il diavolo potrebbe rappresentare come dei debiti o vi dirò che potrebbero anche essere spese impreviste per qualche tipo di terapia, più che altro perché con questo 9 di spade potreste avere problemi di insonnia. Potrebbe essere qualche cosa tipo la meditazione, l'ipnoterapia, piuttosto che l'agopuntura. C'è come qualche cosa con questo diavolo che avrete secondo me bisogno di trattare, di considerare. Diciamo che la sento come se fosse qualche spesa in più. Io parlo di spesa, però potrebbe essere un condizionamento, potrebbe essere qualche tipo di situazione critica che dovrete affrontare, però ho come la sensazione che sia qualche cosa che farete ai fini di star meglio. Per quello che secondo me è questione di investire del denaro in terapie, in percorsi di crescita, piuttosto che nelle spa. È come se avessi bisogno di rigenerarvi, di guarire, di sanare, e potreste effettivamente con questo diavolo spendere un po' troppo, eh? Adesso poi ci arrivo ai soldi. Andiamo a vedere la stella. Imperatrice e 5 di coppe. Sì, è come se poteste spendere in questo semestre per migliorare l'immagine, per migliorare il vostro stato di salute, per migliorare il vostro rapporto con voi stessi, il vostro stato mentale, emotivo. C'è qualche spesa in più
che effettivamente potreste effettuare per migliorare il vostro stato d'essere. Ok? Bene ragazzi. Allora, partiamo da chi è senza lavoro. Allora, ve lo dico sinceramente, non ci sono assi. È vero che c'è un mondo, due, è vero che abbiamo un matto, ma è al contrario. Quindi secondo me si tratta di più di chiudere un capitolo e di capire dove volete andare. Perché abbiamo due volte l'otto di coppe. Io credo che abbiate bisogno di qualche cosa di più che vi faccia ritornare un po' di entusiasmo, che insomma vi stimoli. Vi dico, non sarete fermi del tutto, io sento che c'è qualcuno vicino a voi e può tranquillamente essere una donna più grande di voi, adesso sempre dipendendo dall'età che avete, però tendenzialmente se non è più grande e più in alto, giustamente a livello di scala gerarchica potrebbe essere come una persona tipo, non lo so, un capo di qualche agenzia interinale che vi aiuta o cose per lo stile. Comunque può essere un capo, qualcuno che ha già una posizione sociale ben definita che vi potrebbe dare una mano a, a smuovere le acque. Io ho come questa sensazione. Fermatevi perché c'è una cosa che vi devo poi dire dopo sui progetti. Allora, perché vi dico fermatevi perché normalmente dopo che uno ascolta quello a cui è interessato o skippa o cambia video. Comunque, per chi fosse già occupato, sento che è un buon periodo, ragazzi, eh? È un buon periodo, tutto sommato potrebbero esserci delle buone alleanze anche a livello lavorativo. Qualcuno di voi potrebbe puntare ad un trasferimento e non vi nego che effettivamente potrebbe arrivare entro la fine dell'anno, se è quello che volete. Diciamo che è un buon periodo per chiederlo. E anche se per caso state aspettando una promozione o qualcosa per lo stile, secondo me può proprio arrivare. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, ehm, sento che starete abbastanza bene. Ho come l'idea che potreste cercare dei nuovi collaboratori, potrebbero essere degli apprendisti e secondo me potrebbe essere un buon investimento in questo senso. È come se doveste con questo mondo voltare pagina. Prima lavoravo da solo o da sola, adesso ho bisogno di prendere qualcuno. Ok, per quello che riguarda la parte economica, ragazzi, devo dire che vi sento abbastanza in una botte di ferro. L'unica cosa che è un po' quello che vi ho accennato prima è che secondo me potreste rischiare di spendere un po' di più per piacervi, per sentirvi bene, per cambiare look, per comprare quel vestito che vi piaceva, per la spa, per, non lo so, il guardaroba, piuttosto che, come vi dicevo prima, potrebbe essere qualche percorso di crescita, qualche questione legata al benessere psicoemotivo, secondo me. L'unica cosa, non dico che stiate facendo bene o male, non è giudicabile la cosa, ognuno si fa i conti in tasca da sé, però ecco, sento che potreste leggermente esagerare da quel punto di vista lì. Non che vi porti fuori budget, però ci sono come delle spese in più per le vacanze, per la piscina, per godervi la vita, mi viene da dire.
Ecco, arriviamo al tema dei progetti che secondo me è uno dei temi di questo semestre che ha più possibilità di sviluppo. Cioè, io sento che qualcuno di voi potrebbe effettivamente avere come un progetto in testa che nel prossimo semestre può essere sviluppato e può anche arrivare a dare certi risultati, non tanto monetari, però a livello di soddisfazione personale, a livello di soddisfazione, crescita, apprendimento, sicurezza in sé, autostima. La sento molto molto positiva. E per chi avesse degli investimenti già in atto, qualcuno potrebbe decidere di comprare casa o di vedere per un immobile in questo semestre. Non sento che arrivi il contratto, però c'è come un momento di perlustrazione di quello che offre il mercato, ecco. Anche se fosse uno stabile aziendale, per esempio, o il cambiare sede del vostro negozio, ipotesi. Ok, andiamo a vedere carta per carta, scusate, mese per mese. Allora abbiamo la stella, la forza, la torre, l'imperatore, 8 di spade e cavaliere di spade. Allora io sento che questo nuovo obiettivo di cui parlavo, questo nuovo progetto, qui avete la stella, qui avete la stella, potrebbe già esserci a luglio. Cioè, ah scusate, una carta mese, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, ok? Allora andiamo a vedere questa stella. Abbiamo gli amanti e l'imperatrice. Sì, c'è voglia di costruire, c'è voglia di creare, c'è voglia di fare, di trovare accordi in equilibrio, di realizzare i propri sogni, di concretizzare anche per qualcuno i propri sogni. Andiamo a vedere la forza. 5 di pentacoli, giudizio appeso. Io sento che il coraggio per affrontare il nuovo ad agosto non vi manca. Il punto è che state sovrappensando, secondo me, e potrei rivedercelo con questo 9 di spade, perché avete paura come di pentirvi, avete paura che non sia una scelta giusta. La carta della forza la sento molto collegata con la carta del diavolo e la forza di volontà, il potere personale. Quindi qualcuno di voi potrebbe pensare di non essere abbastanza forte da riuscire a raggiungere questo obiettivo. Andiamo a vedere la torre, perché qua si destrutturano i pensieri, si cambia modo di pensare. Abbiamo un 3 di spade e un fante di spade. È come se riusciste a capire qual è il punto debole, qual è il tallone di Achille di questo movimento energetico, di quello che potrebbe essere il progetto, la vostra evoluzione, la vostra come vi posso dire, struttura monetaria. Cioè è come se qua ci fossero dei buchi dal quale esce il denaro, l'energia, le idee e c'è bisogno di tenerli sott'occhio. Un'altra cosa che vi posso dire con queste carte è che a settembre inizierete a ridimensionare lo spirito di sacrificio, secondo me. E lo rivedo anche un po' qua con questo 10 di spade e 7 di bastoni. Andiamo a vedere l'imperatore. Quattro di pentacoli che avete già là all'inizio.
come se ci fosse una sorta di attaccamento eremita al passato. Probabilmente questo sogno qualcuno di voi se lo sta portando dietro da tanto tempo. Potrebbe essere un sogno che avete con qualcuno, un socio, un collega, un genitore, un parente, un amico. Però devo dire che ottobre è un momento dove tirerete un po' le somme e capirete se effettivamente tutto quello che vi siete sacrificati ha dato i suoi frutti. Andiamo a vedere l'otto di spade, fante di bastoni, e che in realtà sento che tutto questo riesame vi darà come la forza, la spinta di provare qualcosa di nuovo. Fante di bastoni e 6 di coppe. Io 6 di coppe ce l'avete già qui. Io sento che entro fine anno inseguirete un po' di più. Perché qui è come se fosse un sogno con qualcuno. Mentre qui è un sogno tutto vostro. Probabilmente c'è come una modifica qua. Prima può essere un sogno collettivo, poi può essere che vi rendiate conto che in due le cose non sono equilibrate, che vi state lavorando, state mettendo più impegno, più energia dell'altra persona o cose per lo stile, e che entro fine anno decidiate di proseguire da soli. Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade. Otto di bastoni e Regina di coppe. Per certi versi a dicembre vi sento determinati a raggiungere questi obiettivi, a raggiungere questo sogno, a raggiungere il mondo. Per qualcuno è trasferirsi, muoversi, spostarsi da dove siete. Mi colpisce questo 5 di coppe qui e questo 5 di coppe qui. Credo che potrebbe arrivare come una sorta di delusione nei confronti di queste persone con cui potreste collaborare o potreste iniziare questo progetto a luglio, e che ad un certo punto ridimensionerete il progetto e farete da soli. Avete anche la carta dell'eremita. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona, ragazzi. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Ok, allora qui abbiamo: scegli di impoderarti, di prenderti il tuo potere personale. Lo vedo un po' qua, secondo me, con il diavolo. E la carta dice: questo è un giorno per mettere in pratica la capacità di scegliere. Scegli uno stato d'animo che vuoi tenere, cioè se vai ad adottare un'attitudine positiva o negativa, perché la scelta è tua. L'obiettivo: renditi conto che sì, hai la possibilità di migliorare la tua vita ogni giorno. Siamo noi che scegliamo quello che pensare e come sentirci. Sii ricettivo al mondo spirituale. E il messaggio dice: rifletti su questa domanda. Come ti aspetti di ricevere una guida spirituale e una risposta alle tue preghiere? In modo letterale o in una visione? Sei di queste persone che stanno aspettando che qualcuno senta le sue preghiere perché vuoi che l'aiuto ricevuto includa una rete di sicurezza? L'obiettivo: assumi le tue insicurezze spirituali e la tua mancanza di fede e di fiducia in sé, mi verrebbe anche da dire. E poi questa dice: cedi il controllo. E qui abbiamo: identifica una persona che senti che devi controllare
e pensa perché questo potere è tanto essenziale per te. Cosa temi che succeda se la lasci in libertà? Obiettivo: riconosci quanto stress si genera nel tuo corpo davanti alla necessità di controllare altre persone. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita basato sulle credenze limitanti mi può contattare via mail, diversamente lo potete anche fare abbonandovi al canale. In tutti e due i casi, sia con l'abbonamento che con le sessioni private, andiamo a vedere il lavoro sulle credenze limitanti, però nella parte degli abbonamenti ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto-basso astrale, di kundalini, di vista eterica, di come sviluppare i sensi psichici, si parla di chakra, di traumi, di campo energetico, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in tanti anni di formazione personale e professionale. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono numerate dall'1 al 5, scusate, sono 5 playlist ma sono numerate dall'1 al 4, perché ce n'è una che è suddivisa in 3A e 3B. Sono da guardare in ordine cronologico di numero, chiaramente. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!